Come riferimento per il disegno, innanzitutto traccio 5 righe a pari distanza, come un pentagramma. Disegno ora la testa del puffo in questo spazio a forma di uovo, come la nota Do sul pentagramma. All'estremità sinistra, appoggiato alla linea, una piccola ellisse per fare l'orecchio. Con all'interno due piccole curve a T che disegnano l'incavo. Ora il cappello. Faccio una piccola linea che dall'orecchio arriva in cima, al centro dell'ovale. Una linea dritta sulla sommità e il risvolto così. Partendo dalla parte posteriore dell'orecchio faccio ora una curva, deve rimanere un po' sotto alla linea. E si piega così. Unisco con un piccolo tratto le due parti. Come guida ora disegno una linea meridiana per dividere il viso in due e una orizzontale a metà ovale. Sui due lati disegno gli occhi, due cerchi, uno attaccato all'altro, sovrapposti. A partire dal punto dove gli occhi si incrociano, disegno il naso. Poi le pupille degli occhi. La bocca sorridente. I puffi sono senza collo. Disegno il busto a forma di pera nello spazio fra la terza e la quarta linea, il La del pentagramma. A un terzo disegno la linea delle braghe. Ora le gambe, che sono sempre un po' piegate, così. Una. E due. E dei grossi piedi che arrivano quasi a toccare l'ultima linea. Ora le braccia.
Per individuare lo spazio occupato dalle mani ho fatto 2 cerchi larghi come metà della distanza fra 2 linee. Faccio questa di dorso. E questa di palmo. L'ombra sotto ai piedi. Infine le sopracciglia, che sono molto alte, superano il bordo del cappello. E un pezzo del secondo orecchio che si intravede qui dietro. Inchiostro. Cancello la matita. Coloro blu puffò.